Amiche e amici passioniteristi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi in cui voglio farvi ascoltare subito le parole di Pippo Inzaghi, uno che di attaccanti direi ne capisce abbastanza e se ne intende. Pippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio e ha parlato in maniera piuttosto entusiasmante di un giovane attaccante dell'Inter che sta facendo molto bene in Serie B. Si tratta di Francesco Pio Esposito, su cui Pippo Inzaghi si è sbilanciato e ne ha parlato in maniera molto interessante. Vi faccio ascoltare subito le sue parole. L'altra era se Pio Esposito è un Pippo Inzaghi più alto e più grosso. Cioè, fortissimo, fortissimo. Migliore secondo me, insieme a Tramoni, sono stati due giocatori. Tramoni ho la fortuna di allenarlo, sono giocatori che hanno cambiato sicuramente, hanno fatto la differenza nelle rispettive squadre, però Pio Esposito mi ha impressionato in modo incredibile. Penso sia pronto per giocare in A. Adesso non so cosa farà l'Inter, però è un giocatore forte, di testa, veloce, un ragazzo serio, si vede. Insomma, ne parlano tutti benissimo, è pronto, veramente complimenti perché ha fatto grandissime cose. Magari un anno di transizione al Pisa. Esatto, un anno di transizione al Pisa. Beh, un anno. No, beh, adesso a parte lui, a volte i giovani devono fare le scelte giuste, perché dopo io penso che uno come lui è chiaro che ambisca al meglio, all'Inter ci arriverà, perché se va avanti così ci arriverà a giocare all'Inter, però che un giovane abbia bisogno di giocare. Io quando ero giovane, se posso dare un consiglio, cercavo sempre di andare in squadra e poi il posto va conquistato, ma cercare di avere la possibilità di giocare, perché stare fuori quando si è molto giovani si fa fatica. È chiaro che ogni tanto fa bene perché ti stimola a dare sempre di più. Ecco, ragazzi, sentire un certo Pippo Inzaghi che parla di Pio Esposito dicendo che lo ha impressionato in modo incredibile fa un certo effetto. C'è da dire che Pio Esposito in Serie B sta facendo veramente un campionato molto importante, come non se ne vedevano da anni con giocatori così giovani, perché vi condivido la scheda Transfer Market. Pio Esposito classe 2005, lo ripetiamo, di proprietà dell'Inter in prestito allo Spezia, si sta avviando verso la conclusione di questa stagione con 34 presenze, 16 gol e 2 assist. È il primo marcatore under 20 a fare almeno 15 gol in Serie B, almeno negli ultimi 20 anni e forse anche di più. Quindi è una stagione veramente straordinaria per questo giocatore, che è alto 1,91 m, se lo vedete in campo, se avete seguito lo Spezia, spicca subito per la sua fisicità che diciamo lo porta a determinare nel campionato cadetto, e con la sua fisicità quindi fa molto leva anche sul suo modo di proteggere il pallone e di giocare anche spalle alla porta, e ha affinato poi in questa stagione in modo particolare anche la finalizzazione, quindi la sua abilità in zona gol, come testimoniano i 16 gol raggiunti con la maglia dello Spezia, dove gioca come terminale offensivo in questo 3-5-2, quindi accanto ad un'altra punta, con un modo di giocare però dove svaria molto, non è fermo, stazionario in area di rigore, pur rimanendo un riferimento offensivo piuttosto evidente, tant'è che il paragone che più si sente, almeno nel vederlo giocare, è sempre quello con Edin Dzeko a livello di tipologia di calciatore. Questo è quello che si dice se vogliamo fare, ecco, un paragone su un giocatore che potrebbe somigliargli, anche se io gli ho visto fare dei movimenti che, non lo so, per certe cose, qualche movimento in area mi ricordava anche Diego Milito, anche se è un giocatore molto diverso. Ci può stare, magari essendo anche scuola Inter, che abbia un po' studiato anche da Milito, con i filmati storici chiaramente di un grande attaccante come Milito. Ecco, Pio Esposito dunque è probabilmente uno dei principali talenti che stanno uscendo o usciti dal settore giovanile dell'Inter negli ultimi anni. Assolutamente c'è grande attesa su di lui, c'è anche e soprattutto un grande mercato su di lui, tant'è che squadre come il Napoli addirittura già a gennaio hanno provato a fare delle offerte per acquistare a titolo definitivo Esposito dall'Inter. Squadre, si è interessato addirittura il Manchester United, ci sono squadre come il Torino che ci hanno provato in maniera molto forte e ci riproveranno probabilmente. L'Inter però, da quello che abbiamo raccolto, da quello che sappiamo, ha le idee molto chiare. In Pio Esposito vede un potenziale giocatore dell'Inter del prossimo futuro, considerando anche lo status di giocatore cresciuto nel vivaio nerazzurro, che è un fattore importantissimo perché ti permette sostanzialmente allo stato attuale di avere un giocatore in più in rosa che non ti occupa slot, considerando il regolamento che prevede appunto di completare la rosa con dei giocatori obbligatori del vivaio Inter. Ecco, l'Inter
ha bisogno anche di giocatori del vivaio e in Pio Esposito si intravede un progetto di giocatore da Inter su cui si vuole continuare a lavorare, respingendo le offerte, mantenendo il controllo del cartellino di un giocatore a cui è stato rinnovato il contratto, perché l'Inter vuole appunto impostare un progetto su di lui, e tramite però un passaggio intermedio. E qui arriviamo un po' allo scenario del prossimo futuro. Si lavorerà in queste settimane per definire il tutto al meglio. C'è intanto da attendere anche che cosa farà lo Spezia, che al momento è in lotta, è in piena zona playoff, andrà ai playoff per la promozione in Serie A. Ecco, se lo Spezia dovesse essere promosso in Serie A, è plausibile, è immaginabile vedere Esposito di nuovo confermato allo Spezia in Serie A, perché l'Inter vorrebbe mandare chiaramente il giocatore a giocare per continuare a farlo maturare, soprattutto per testarlo con il palcoscenico della Serie A, che, come diceva Pippo Inzaghi, per la sua esperienza potrebbe fargli molto bene. Anzi, lui consigliava quasi, ecco, di andare a giocare in una squadra dove potrà avere molto spazio. E quindi ci sono tantissime squadre che si sono mosse, si sono già interessate per avere in prestito la prossima stagione Pio Esposito. La scelta della squadra in cui mandare Pio Esposito sarà veramente fondamentale per questo progetto di giocatore da Inter, perché è un giocatore che con la sua stazza, con la sua fisicità e con le sue doti tecniche può diventare veramente un attaccante di livello, assolutamente sì, a patto che però scelga il percorso giusto e incontri soprattutto il contesto giusto. Ne stavamo parlando in redazione con il nostro Enrico e stavamo dicendo: immagina di mettere un giocatore così forte fisicamente in una squadra come il Cagliari, con tutto rispetto, che però non passa molto dal gioco quanto più sul andare diretto sulle punte. Ecco, quel gioco lì secondo me con Pio Esposito lo puoi fare, perché ha questa fisicità, ma svilisci molto quella che è invece la sua caratteristica molto più di dialogo, di collante e poi di finalizzatore tramite il gioco, appunto. Quindi il Parma si è interessato che potrebbe essere una buona piazza il Parma, perché sta valorizzando molti giocatori, ma il Parma che stiamo vedendo nelle ultime giornate di campionato con Chivu si sta appoggiando molto sui lanci lunghi, soprattutto quando gioca Djuric, quindi non so se poi sarebbe la scelta più giusta, o se è un momento di necessità in cui il Parma ha bisogno di fare punti pesanti, che ha tolto quella leggerezza tecnica e tattica che c'era all'inizio stagione e ha messo un po' più di necessità di concretezza, ecco, anche nel gioco. Contesti di questo tipo potrebbero essere un po' difficili, potrebbero un pochino complicare secondo me l'impatto di Pio Esposito con la Serie A, che invece una squadra come il Torino, una squadra come il Bologna, magari il Bologna sarebbe proprio l'ideale per poterlo far esplodere. È chiaro che immagino sia un po' difficile per l'Inter cedere Esposito al Bologna in prestito secco, mantenendo il controllo del giocatore, visto che il Bologna ha raggiunto uno status a questo punto anche a livello di mercato di un altro livello, altrimenti con Italiano lo vedrei sicuramente molto bene. È un passaggio fondamentale. Molti di voi, lo so, lo scriveranno già, lo scrivono nei commenti e ce lo dicono sempre: perché non aggregarlo fin da subito all'Inter come quinta punta magari? Ecco, c'è stato il precedente poche stagioni fa di Pinamonti, che aggregato all'Inter non ha avuto molto spazio. Allo stesso tempo lui stesso ha raccontato che quella è stata un'esperienza per lui molto importante con Antonio Conte per poter crescere a livello professionale, però poi non ha avuto un impatto nell'Inter, quindi con Pio Esposito poi è molto personale anche questa crescita, ed è difficile dall'esterno poter avere il polso della situazione. Quindi sarà una scelta molto importante con Inzaghi, che da quello che abbiamo saputo, da quello che abbiamo capito, dipendesse solo da lui, lo avrebbe aggregato al mondiale per club, dove l'Inter farà degli esperimenti, dove l'Inter butterà giù, diciamo, delle basi per la stagione 25-26 con la programmazione, con i nuovi arrivi di cui abbiamo parlato in un altro contenuto che abbiamo pubblicato poche ore fa. Vi lascio nelle schede e lo trovate sul nostro canale da dove ci state seguendo. Farà degli esperimenti e avrebbe voluto portare anche Pio Esposito per testarlo con la prima squadra, per assaggiarne un po' il valore nel contesto Inter, ma con ogni probabilità sarà chiamato dalla nazionale, sarà impegnato quindi con l'Under 21 e dunque difficilmente sarà al mondiale con l'Inter, difficilmente rimarrà all'Inter in questa sessione, con l'obiettivo però dell'Inter di riaverlo per la stagione nel 2026, quindi tra un anno, dopo un anno di Serie A, un percorso che altri interisti hanno fatto prima di potersi ritagliare un posto all'Inter, come Di Marco, che ha avuto un percorso un po' più tortuoso. Ecco, Esposito rispetto a Di Marco secondo me arriva, si affaccia alla Serie A già con uno status di attenzione da parte dell'Inter
più elevato, non fosse altro anche per questa struttura fisica che sicuramente lo favorisce. Nel frattempo, visto che parliamo di un classe 2005 come Pio Esposito, c'è un altro classe 2005 su cui l'Inter ha investito, ha puntato e continua a puntare, che è Valentin Carboni, di cui vi condivido la scheda Transfer Market, che sta per tornare dall'infortunio finalmente, dopo questo brutto infortunio che purtroppo ha condizionato la stagione che per lui poteva essere una stagione di esplosione, o comunque in cui si affacciava al grande calcio tramite il Marsiglia di De Zerbi, che era un contesto molto interessante in cui poterlo valorizzare. Questo infortunio lo ha limitato fortemente, è tornato all'Inter, si sta curando con l'Inter, l'obiettivo è quello di riaverlo e di fargli, diciamo così, riassaggiare il campo a inizio giugno per poter valutare anche lui nel mondiale per club, dove Simone Inzaghi potrebbe sfruttarlo, potrebbe cominciare ad inserirlo, poi da capire se il mondiale potrebbe essere una vetrina per poter riaccendere il mercato su di lui, oppure anche lui, essendo un vivaio nerazzurro, poter ragionare su un'eventuale conferma come giocatore aggiuntivo per allungare il reparto, con delle caratteristiche che sono diverse sicuramente, però si aggiungono a dei giocatori di cui abbiamo già parlato, come Luis Enrique per esempio, che arriverebbe tra l'altro dal Marsiglia, su cui l'Inter sta lavorando, ne abbiamo parlato in un altro contenuto. Giocatori offensivi. Su Carboni l'anno scorso ne ho parlato tante volte, Inzaghi in conferenza aveva ipotizzato anche un impiego da quinto ma molto alto, quindi schierato in alcune situazioni molto alto a destra, con la possibilità di rientrare sul mancino per calciare e di dare un po' di imprevedibilità negli ultimi metri. E se l'Inter dovesse prevedere delle novità tattiche con l'inserimento di più giocatori di qualità lì tra le linee, anche Valentin Carboni, come giocatore appunto che non occupa slot di fatto, potrebbe essere un altro elemento da tenere d'occhio in quest'ottica, che potrebbe aggiungere questo tipo di caratteristiche nella rosa di Simone Inzaghi. Ma di questo tema abbiamo parlato anche in un altro episodio pubblicato in queste ore e ne riparleremo in diretta alle 19:30, quindi sono curioso di leggere i vostri commenti, di sapere cosa fareste voi con Carboni e con Pio Esposito, cosa vi aspettate, se sono già da integrare con l'Inter in questa stagione oppure no. Ne stiamo parlando anche nel club, dove stiamo preparando degli approfondimenti con la nostra community su passioniter.club, quindi vi aspetto, mi raccomando, nella community dei sostenitori del nostro progetto. Clic sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto, e in descrizione trovate un altro approfondimento per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.